Ciao a tutti ancora una volta, sono Clockwork e oggi inizierò a presentare le leghe di cui abbiamo parlato nello scorso video usando la nostra nuova bussola analitica. Ovviamente prima di iniziare vi ricordo che la sezione commenti è fatta apposta per le domande, soprattutto per questo tipo di video riassuntivi in cui inevitabilmente dovrò tralasciare alcuni dettagli. Questo video sarà un po' più lungo del solito, dato che presento una lega sconosciuta ai più. La prima parte riguarderà team e player, mentre la seconda riguarderà il broadcast e il problematico business emergente. Trovate anche i timestamp in questo video. Come potete intuire dal titolo, la prima tappa è il Vietnam, regione in rapida crescita alla quale mi sono appassionato durante l'ultimo split. Perché iniziare proprio da VCS? A differenza di ogni altra lega internazionale, i team in Vietnam hanno infatti già concluso la fase di mercato e annunciato i propri roster, rendendo più facile pronosticare sull'anno a venire. A livello di skill, VCS può vantare di tanti grandi player meccanici che possono indubbiamente tenere testa a tutte le altre regioni. Quello che ancora li separa dai big è la gestione della mappa e la loro tendenza a basare ogni giocata su skirmish e teamfight piuttosto che su rotazioni e controllo delle wave. Se seguite League da qualche anno a questa parte, sicuramente parlare di questa lega vi farà pensare infatti ai grandiosi e inaspettati momenti di gloria dei due grandi team che hanno calcato il palco internazionale. GAM, con le loro scoppiettanti quasi vittorie contro TSM e Fnatic nel 2017, Fongwu Buffalo e le metodiche sconfitte propinate ai G2 nel 2018 e perfino il Low Key Esports del 2019 che hanno strappato un game ai Damwon Gaming. Insomma, il loro momento di gloria è sempre stato agli eventi internazionali, che però sono stati loro negati nel 2020 a causa di limitazioni sanitarie del governo vietnamita. Guys in socialism. I team VCS hanno dunque passato un anno in sordina e non tutti si sono interessati a questa lega, tranne me ovviamente, sempre alla ricerca di bottini inesplorati. Infatti, vagando attraverso il quadrante blu, mio habitat naturale, ho trovato questa perla, un indice di Crown Fiesta stellare, superiore ad ogni altra lega. Addirittura il loro combined kills per minute è di 0.921, il più alto di ogni lega al mondo. Insomma, in Vietnam l'azione non manca. Prima di guardare al 2021, ripercorriamo velocemente il 2020, che ha visto l'avanzata di due nuove squadre. I Low Key, rilevati dal super brand europeo Team Secret dopo i successi su Dota, e i Team Flash, che hanno ripetutamente sorpreso con il loro mix di veterani e nuovi talenti. Mentre i primi si sono stabilmente piazzati insieme agli storici EVOS sui gradini bassi del podio, i Flash hanno dato grande spettacolo contestando la vetta ai GAM, vincendo entrambi gli split in due finali assolutamente mozzafiato. Grandi assenti in questa corsa sono stati i Fongwu Buffalo, ora Saigon Buffalo, che continuano una parabola discendente fino al relegation, dal quale però sono usciti indenni. Se il 2020 ha visto i due grandi protagonisti Flash e GAM e il loro super team, lo stesso non si potrà dire per il 2021 purtroppo. Tanti dei migliori giocatori della regione sono ora spalmati su più team, diminuendo le speranze per una buona performance internazionale ai prossimi eventi. Se infatti quest'anno VCS aveva una chance concreta di spodestare il CS come major, nel 2021 i vietnamiti dovranno moderare le proprie aspettative. Ma, lato assolutamente positivo, questo significa anche una competizione molto più intensa per raggiungere il titolo. Vediamo allora rapidamente i risultati di questa off-season, la prima al mondo a chiudersi per tutti i team. Menziono solamente i giocatori degni di nota in modo che possiate tenerli d'occhio durante la prossima stagione. Gli EVOS, dopo anni di partecipazione, cedono lo slot al super team SBTC, che parte in quarta schierando i 4 titani Zeros, Dia One, Celebrity e Slay, praticamente i G2 vietnamiti. GAM tengono Chiaia e Levi in topside e acquistano Kati dai Flash, i quali invece prendono Pake e DivKid dagli appena usciti EVOS, ma cedono la nuova stella nascente Ego ai Cerberus, unico cambio per loro, e Slayer, il Reckless vietnamita in pratica, ai Secret. Arrivo in grande stile per i BTS, per fortuna non il gruppo K-pop, che rilevano i percent aggiungendo TH in top lane. Dal relegation emergono alla fine Saigon Buffalo, completamente ricostruiti intorno al top laner Hasmed, e i nuovissimi Luxury Esport con il recente acquisto di Sorn, veterano degli EVOS in jungle, e il focoso rookie Killer Queen. Se mi avete seguito fino qui,
potete notare come la top 4 di SBTC, Secret, GAM e Flash sia molto compatta in termini di power level. Lo Spring Split sarà certamente un testa a testa continuo tra queste squadre. Passiamo ora all'aspetto economico e mediatico di VCS, che è la parte più interessante e spinosa, anche per chi non segue direttamente la competizione. VCS infatti somiglia molto di più ad LPL e LCS sotto questo punto di vista, a causa della bolla salariale che sta per scoppiare nella regione. Ad esempio, il giocatore più pagato è Levi, che riceve circa $50.000 all'anno, oltre alle quote dei GAM, proprio come Bjergsen in TSM. Come potrete aspettarvi, le squadre faticano a trarre profitto e alcune mosse di mercato sono state appunto dettate dal conflitto tra le offerte delle squadre e le richieste dei giocatori. Gravissimo esempio l'uscita degli EVOS. Parte di questa difficoltà economica è dovuta alla localizzazione del broadcast, che nonostante i numeri impressionanti, perché ricordiamo è la quarta lega più seguita al mondo dopo LPL, LEC ed LCK, ha due enormi difetti. Il primo è rivolgersi unicamente ad un pubblico vietnamita, ignorando quindi la sempre più crescente fetta di pubblico internazionale che esiste, giuro che non sono l'unico. Questo, unito alla scarsa produzione di contenuti che mettano in mostra squadre e player, rende la sponsorizzazione di squadre VCS estremamente poco appetibile per investitori locali. Un tentativo di risollevare questa situazione apparentemente critica lo stanno facendo i 4 ragazzi di VCS English. Everyday, Yulway, Vinny e Spoods hanno infatti costruito da zero un broadcast completamente amatoriale ma sorprendentemente curato e divertente, che nell'arco di 3 split ha raggiunto un picco di 1500 spettatori in occasione delle finali, oltre a produrre highlight video, podcast e macroanalisi. Insomma, la loro passione è inesauribile e non sarebbe assurdo per Riot decidere di partire da loro per un broadcast ufficiale in inglese. Se dopo questo video siete interessati a seguire questo campionato pirotecnico, trovate tutte le info in descrizione. E qui arriva il bello. Nonostante costruire un team competitivo stia diventando sempre più inaccessibile per le tasche vietnamite, c'è una grande fetta di investitori cinesi che non può permettersi l'accesso in LPL, ma per i quali uno slot in VCS costerebbe letteralmente noccioline. Come dopo tutto hanno fatto i Secret, organizzazione europea, durante questo 2020, non sarebbe sorprendente vedere una bandiera cinese campeggiare tra i partecipanti ad uno dei prossimi split. E perché no? Magari anche trasmettere la competizione sulle loro piattaforme, con più contenuti. Come al solito vi ringrazio e vi ricordo di commentare e condividere questo video con i vostri amici, ma ho anche un altro messaggio da lasciarvi questa volta. Se siete arrivati fino in fondo, probabilmente già conoscevate VCS o volevate soltanto ascoltare la mia R moscia, ma per chi di voi non era interessato alla Lega o non ne aveva mai sentito parlare e ora lo è, benvenuti! Stiamo per salpare attraverso il più burrascoso dei 7 mari. Prossima tappa, la Cina è vicina.